Amici di Vegetariano, in questa bellissima domenica di aprile, sotto quarantena e sulle note di Bach, questo è il CD, voglio provare una ricetta che a me piace molto, nel senso che io la faccio spesso, è il pane arabo e andiamo a vedere subito gli ingredienti. Ho indossato il classico grembiulino regalatomi da mia sorella con la scritta Vegetariano e andiamo subito a vedere gli ingredienti del pane arabo che vi sarà utile per accompagnare tante vostre pietanze in modo divertente e gustoso e sano fra l'altro. Ora abbiamo la bilancia con il recipiente per metterci le farine. Le farine sono di due tipi. Una è di grano tenero tipo 0, io non userò mai la 00. Poi quest'altra è di grano duro e io le metto in parti uguali, 150 grammi di farina di grano tenero e 150 grammi di quella di grano duro. Poi abbiamo il sale aromatizzato da me che potete trovare in un'altra mia ricetta sul canale e abbiamo il lievito classico di birra che però ne useremo pochissimo. E questo è quanto. Poi ci vuole l'acqua che è ad occhio perché ci sono le misure, però con l'esperienza poi farete voi le vostre quantità giuste. Ecco qui, non vi tedio come al solito con le parti noiose, ho messo 300 g di farina dividendole in parti uguali sia quella di grano tenero che di grano duro, ho aggiunto il sale, 4-5 g di sale e adesso vado a preparare, a sciogliere nell'acqua il lievito di birra. Ho miscelato le due farine con il sale e ho sciolto in acqua tiepida il 3 g di lievito di birra. Ed ora, con il mio cucchiaione ignorante, perché la forchetta mi si piega tipo Uri Geller, vado a amalgamare l'acqua con il lievito e la farina poco alla volta e comincio a girare. Questo pane dovrebbe diventare, praticamente si deve gonfiare durante la cottura, che può essere o al forno o in padella, e se si gonfia poi dentro noi possiamo farcire i panini come vogliamo, come preferiamo e dovrebbero venirne, secondo i miei ragionamenti, 6. Intanto mettiamo il forno a 50 gradi, anche 45-40, per la lievitazione e continuiamo a lavorare l'impasto per almeno una decina di minuti fino a quando non è diventato praticamente tutto liscio. Un filino d'olio nell'insalatiera e ci andiamo a mettere l'impasto che poi metteremo a riposo nel forno e considerate che praticamente basterebbe un'ora, ma io più lievita e meglio è. Siamo in quarantena, abbiamo un sacco di tempo, giusto? Ecco qua, inumidite un canavacciuolo pulito, non quello che avete usato per cambiare le gomme alla macchina e tenetelo qua per più possibile, io direi anche 2 ore. Quanto tempo avete? Insomma, minimo un'ora.
Sono le 3:30, è dall'1:30 che è a lievitare questo impasto con pochissimo lievito e andiamo a vedere insieme il risultato. Wow! È quadruplicato. Ora lo dividerò, l'oro impasto, lo divido in 6 panini, dopodiché li andrò a stendere e poi vedremo come va la cottura. Ecco il risultato della divisione dell'impasto in 6 panini, vi ho evitato la parte tediosa come al solito. Adesso procederò a stenderli uno per uno, ma prima metterò la padella di ghisa sul fuoco a scaldare perché deve essere veramente molto calda. Si potrebbero fare anche al forno, ma diventano più soffici e morbidi e si gonfiano di più se sono in padella. Se non si gonfiano non vedrete questa ricetta. Ecco la meravigliosa pentola in ghisa. Ho aggiunto un filino d'olio di semi per favorire la polimerizzazione, credo si chiami così. Bisogna togliere poi l'eccesso, è così che si trattano le padelle in ghisa per fare questo tipo di ricette, ovviamente. Ed ora uno a uno stendo i panetti come vi dicevo per poi andarli a mettere sulla piastra molto calda. Bene, su questa piastra caldissima procedo con il primo esperimento, incrociamo le dita affinché si gonfino come voluto. Ecco qui la prima, qualche secondo e poi lo giro, dopodiché aspettiamo e vediamo cosa succede. Guardate che meraviglia, proprio come voluto, continuo a girare ogni qualche secondo e dopodiché sarà pronto e procedo con gli altri 6. Ecco il secondo, aspettiamo qualche secondo e dopo lo giro. E voilà, sto diventando un capo arabo. Ecco che comincia e così procedo per tutti gli altri. Ed eccoci al rush finale. Ogni pochi secondi lo giro, si sta gonfiando anche questo e siamo arrivati al termine. Ed eccoci qui alla fine di questa ricetta buonissima e neanche tanto difficile. Questo è il risultato, io sono molto soddisfatto e vi devo confidare una cosa. Le piadine le faccio spesso, ma questa era la prima volta che facevo il pane arabo e secondo me è un ottimo risultato. Iscrivetevi al canale di Vegetaliano e ditemi se questa ricetta vi è piaciuta e come vi è venuta. Poi mi chiederete con cosa accompagni per esempio questa sera questo pane arabo? Con questo. E in un'altra mia ricetta, sempre di questa sera, si chiama shakshuka. Eccolo qua. È un piatto della Libia, dell'Algeria e della Tunisia e lo troverete su un'altra mia ricetta. Buona serata, ciao!